Prego. Se la parte spirituale o animica, chiamiamola così, che abbiamo noi adesso, era già presente prima della modifica genetica che c'è stata fatta, o era privo, cioè io non riesco a fare questo collegamento, non riesco a darmi una spiegazione, a capire cosa La sia mia vero. ignoranza è abissale. Questo non è vero. Sì, mi creda, si fidi. Loro sono intervenuti sulla parte fisica, cioè a loro interessava avere diciamo, un popolo di lavoratori, cioè di individui in grado di capire ed eseguire ordini. Poi, chiaramente, diciamo, siccome eravamo delle loro, fra virgolette, creature, poi ci hanno addestrato, ci hanno istruito, poi noi ci siamo anche evoluti culturalmente per conto nostro, ma ciò che appare dai testi antichi, attenzione, ciò che appare dai testi antichi è l'intervento fisico, che tra l'altro, se accettato almeno a livello di ipotesi, spiegherebbe tutta una serie di cose che la scienza attuale, per quante siano le affermazioni di principio che fanno, la scienza attuale non è in grado di spiegare. Non solo non è in grado di spiegare, ma dice chiaramente che il darwinismo non le spiega. Ci sono dei libri ancora scritti negli ultimi 10 anni dove Darwin ha sbagliato. What Darwin got wrong. Due accademici, Quando si dice, ma gli accademici sono tutti non sono creazionisti. Dicono Darwin non funziona. Con l'uomo, soprattutto col Sapiens, non funziona. Ma non c'era mica solo loro. Noi conosciamo Darwin perché? Perché Darwin è stato comodo. Si era in un momento in cui bisognava produrre un ribaltamento nelle ideologie, Darwin è rimasto fedele alla sua idea e quindi Darwin è andato avanti. Per cui tutti noi abbiamo non dimenticato, ma tutti noi siamo stati tenuti all'oscuro di ciò che ha fatto quello che con lui ha elaborato il darwinismo, Wallace. Perché il darwinismo non è soltanto di Darwin, è di due, Wallace. Solo che Wallace 10 anni dopo scriveva, caro Darwin, con il Sapiens, la nostra teoria, non c'è niente da fare, non funziona, non funziona. Tant'è che era uscito un libro da Bollati Boringhieri, L'uomo che gettò nel panico Darwin. E Darwin gli diceva, ma come, stai mettendo in discussione tutto? E gli dice, ma io sto facendo un lavoro scientifico. Non funziona. C'è niente da fare. E questa è vera scienza. Dire che non funziona. E lui lo spiega qui quando dice è impossibile che l'uomo sia senza peli, senza interventi di intelligenza superiore. Lo scrive qui, questo libro è fantastico, ma non è il solo. Lo scrive, riporta Wallace e dice è impossibile. Perché la peluria è un carattere dominante. Tutti gli abitanti del nord Europa dovrebbero essere, se funzionasse l'evoluzione naturale, tutti orsi. Soltanto l'intervento di intelligenze superiori spiega il fatto che noi siamo senza peli. Soltanto l'intervento di intelligenze superiori spiega il fatto che gli indigeni, gli indios che vivono nelle foreste amazzoniche hanno il cervello come il nostro e a loro non serve a niente, perché è un cervello che è programmato per operazioni molto più complesse, infinitamente più complesse di quelle che fanno loro. Ma la natura non avrebbe mai fatto una roba del genere. La natura non produce qualcosa in funzione del fatto che tra 1000 anni o da un'altra parte questa roba funzionerà. O funziona subito o la toglie. Dice, ma questi hanno il cervello come il nostro, programmato come il nostro. Poi loro non lo usano perché non ne hanno bisogno, ma come il nostro. E lui fa tutta una serie di esempi e dice, non funziona. Non c'è niente da fare. Quindi quando sento dire, ah no, ma il mainstream scientifico, no, non è vero. Già 40 anni fa c'era un docente universitario americano che nel suo libro The Divine Animal aveva proprio scritto che qui è intervenuto qualcuno, e l'aveva scritto e diceva perché
l'uomo così com'è non è spiegabile. Per esempio, quanti sanno che neotenia è una caratteristica che veramente ci identifica? Cioè che quello è il fatto che noi da adulti manteniamo dal punto di vista fisioanatomico sostanzialmente le stesse caratteristiche che abbiamo da bambini. Tant'è che se voi prendete la fotografia di uno scimpanzé a 1 anno e la fotografia dello stesso scimpanzé a 12 anni, a 14 anni, dice ma non solo non è lui, ma vi viene da dire sono due animali diversi. Proprio due animali diversi. Guardate la faccia dello scimpanzé, è uguale alla nostra. Schiacciata, fronte alta, naso schiacciato, occhi. Sembra un piccolo umano. Poi dopo diventa grande, allora il mento, prognatismo, sviluppo cranico, cioè cambia, invece con noi no. Cina hanno cominciato in un laboratorio cinese a trasferire nel cervello di 8 macachi il gene che si chiama MCPH1, che è il gene che regola una parte dello sviluppo del cervello, cioè rende il cervello neotenico. Il che vuol dire che hanno iniziato a umanizzare dal punto di vista del cervello i macachi. È il primissimo passo. Cioè il loro cervello si sta sviluppando con la stessa velocità lenta del cervello umano. 8 macachi li stanno neotenizzando. Sapete come fanno a mettere dentro questo gene? Usano il retrovirus dell'HIV, che funziona come un furgoncino. Siccome il retrovirus dell'HIV può essere indirizzato molto bene, tant'è che se lo sono inventati loro nel laboratorio per usarlo proprio per queste robe qui, poi è sfuggito, loro caricano sul furgoncino il gene e il furgoncino lo porta nel posto giusto. Cioè non è un'invenzione, è scritto qui. Cioè non è complottismo, è scritto qui. Sappiamo 1/1000esimo delle cose che ci avvengono attorno, cioè sappiamo ciò che gli altri decidono che noi dobbiamo sapere. È per questo che dobbiamo coltivare la curiosità, mai accontentarci. Ah, tu mi spieghi questo? Se mi convince va bene, se non mi convince ho il diritto di fare delle domande. Stiamo rifacendo le stesse cose. Sì, stiamo rifacendo le stesse cose. Quando si dice l'uomo vuol fare come Dio, è vero se per Dio intendiamo gli Elohim, sì. Ma perché bisogna aver voglia di cercare. Cioè, o se uno dice va bene, vado lì, o un po' come vado a messa e sento quello che mi dice il prete, mi sta bene, perché va bene, è consolatorio, ha una sua apparente logica, soprattutto ce l'ha se io non mi pongo domande, e va bene, e mi sta bene così. Ok. Se invece dico no, ma io osservo, e dico no, però quella roba lì non mi pare proprio così, e vado a cercare, allora mi accorgo che non è proprio così. Cioè fino al mercoledì si parla della partita giocata domenica, dal giovedì si parla della partita che si giocherà domenica prossima. Panem et Circenses. Tutta la settimana ci sono partite. Cioè, ma veramente noi siamo delle greggi. Ma allora, quando le religioni hanno inventato la figura del pastore, non è che se la sono inventata a caso. Il pastore è veramente quello che dice al gregge tu bruchi qui. Ok? E le pecore brucano lì, senza alzare la testa. E poi si dice, ah sì, ma il buon pastore è quello che difende le pecore dal lupo. Ma quando mai? Il pastore difende le pecore dal lupo perché a tosarle, mungerle e scannarle deve essere lui. Cioè per la pecora non cambia mica niente. O viene ammazzata dal lupo o viene ammazzata dal pastore o di quello al quale il pastore la vende. Ma il compito dei nostri pastori è quello di mungerci.